Ciao, in questo video ti mostro come ho trasformato questa copertina per neonato o neonata in un mantello da carnevale per un costume da Elsa in circa 10-15 minuti. È veramente molto semplice e veloce. Eccolo qui. Qui il mantello abbinato al vestito e mantello vestono circa 6-7 anni. Per realizzarlo ti serviranno una copertina da neonato da neonata azzurra, un elastico trasparente o un classico elastico bianco di circa 40 cm, un bottone a pressione da 17 mm e per il tocco finale un fiocco di neve in legno forato tipo quelli che si utilizzano a Natale e una perlina. Io li ho trovati in un colorificio qui vicino a casa. Ti servirà anche macchina per cucire e ago e filo per cucire a mano. Ti ricordo che se vuoi imparare a cucire o migliorare la tua tecnica ci sono i miei corsi di cucito online e li trovi su www.cucitoespresso.it. Questa è la copertina azzurra da cui sono partita, le dimensioni sono 89 cm x 73 con i bordi già rifiniti, quindi già con gli orli. Riciclare una copertina invece che utilizzare un tessuto nuovo è utile anche per non dover cucire gli orli del tessuto sui 4 lati e risparmiare un sacco di tempo. La prima cosa che ho fatto è stato tagliare un pezzo di elastico trasparente a una lunghezza di 37 cm che corrisponde al girocollo. Andrò ad applicare l'elastico su uno dei lati lunghi da 89 cm da lato a lato sul rovescio della copertina. In questo modo la copertina si arriccerà sul bordo superiore per diventare mantello. Divido l'elastico in 4 parti uguali con degli spilli. Divido anche il lato lungo superiore della copertina in 4 parti uguali, sempre con gli spilli. Fisso l'elastico alla copertina, sto sotto l'orlo e fisso l'estremità dell'elastico al bordo della copertina. Qui lo sto fissando proprio sull'orlo, ma stai all'interno dell'orlo, quindi all'interno della copertina, in modo che l'orlo non si risvolti verso l'esterno una volta indossato il mantello. Faccio poi combaciare man mano gli spilli dell'elastico con gli spilli della copertina e fisso l'elastico sotto l'orlo con uno spillo. Alla fine fisso anche la seconda estremità, anche in questo caso meglio tenersi all'interno oltre l'orlo. Vado poi a cucire a macchina. Monto un piedino in teflon in modo da poter scorrere meglio sull'elastico, ma se non ce l'hai va benissimo anche un piedino standard per zigzag, quello che monta la macchina. Seleziono un punto zigzag e inizio a cucire. Affranco la partenza dell'elastico alla copertina. Metto poi in tensione il primo quarto di elastico in modo che l'elastico diventi della stessa lunghezza del quarto di copertina. L'elastico è appunto più corto e tenendo l'elastico tirato sia davanti sia da dietro inizio a cucire. Non sto spingendo il tessuto sotto la macchina, sto solo tenendo in tensione l'elastico bene in modo che la dimensione dell'elastico sia uguale a quella del quarto di copertina e seguo la spinta della macchina. Quando arrivo vicino allo spillo mi fermo, ago nel tessuto, tolgo lo spillo e, mettendo ancora in tensione l'elastico, proseguo. Faccio così fino alla fine.
Ecco qui. Sormonto poi il lato destro indossato sul lato sinistro. Prendo il bottone a pressione e lo cucio a mano sui due lembi del mantello. In un precedente video qui su YouTube ti ho mostrato come cucire un bottone a pressione passo passo. Trovi il link nel box descrizione sotto il video o nel link in alto a destra sul video. Dopo aver cucito il bottone a pressione, ho abbellito il dritto con un fiocco di neve di legno. L'ho cucito come se fosse un bottone grazie ai fori che il fiocco aveva già. Nel foro superiore, quello che di solito viene utilizzato per appendere il fiocco di neve, ho cucito una perlina. Ecco qui, per questo video è tutto, se ti è piaciuto condividilo, ricordati di iscriverti al canale per non perderti neanche un video, mi trovi anche su Instagram e Facebook come la Dulsatina e ci vediamo presto per un nuovo video, ciao!